inglese? The 12th Man. Yes. In francese? No, vabbè. Deuxième Home. Vabbè, la prossima volta. Deuxième Home. I presenti i nostri ospiti stasera, non ci sono alcuni punti cardine della puntata come Cerrone, causa Cerronite, Malato. sì, di Cerronite, e poi Salvatore che era anche di Forchetta. Di Forchetta. Allora, Tommaso, Marra, buonasera. Ciao a tutti E voi. buonasera a Dentro di Fiume. Ciao, buonasera. Allora, puntata amara stasera, prima puntata stagionale dopo tanto tempo che viene dopo una sconfitta. Erano 11 partite che non perdevamo, purtroppo questa sconfitta viene proprio nel derby. E Tommaso, vuoi dirci qualcosa a proposito della partita di ieri? Sì, bravi a tutti. Perché Allora un po' di più. loro un po' di più perché sono stati premiati dalla classifica. Però non si può dire niente, abbiamo avuto nitide occasioni da gol. Il loro portiere è stato bravo, in altre occasioni non abbiamo centrato, diciamo, il tiro da gol. Il primo gol di Michele era regolarissimo, si può vedere proprio nel video e sicuramente avrebbe cambiato la partita. Loro hanno fatto 2 gol bellissimi, soprattutto il primo, quindi che c'è da dire? C'è da dire che è stata una bella partita, tanti bambini sopra gli spalti che sono rimasti contenti anche insieme a tutto il contesto, Una bellissima finalmente dopo 4 derby c'è stato un alto tasso di civiltà, e anche perché in campo poi tu lo sai meglio di me, tu ci stai sempre in campo, se succede qualcosa dovrebbe restare nel rettangolo di gioco, quindi siamo calciatori amatori di seconda categoria, non siamo professionisti di Champions League. Anthony, tu cosa derivi rispetto alla partita? Alla partita sì, come ha detto Tommaso, io penso che come abbiamo giocato, ogni giocatore ha dato la sua forza, Sì. Si vedeva sul campo, a tutte le parti, squadra nostra e la loro, un po' di nervosia, un po' di ansia, certo che sempre porta un derby. Era una partita importante, così, anche a livello di classifica. Esatto, e come ho visto io anche, il calcio è così, che specialmente quando ogni 50%, come si dice, 50-50, Sì, yes. Quando va a loro parte, ogni tanto il pallone va all'altra squadra, è così come ogni volta in un derby. No, sono orgoglioso di tutta la squadra, devo dire. Il risultato non è quello che aspettavamo, però giochiamo il sport per questo. Se vincevamo ogni volta non c'era più, era troppo facile. Allora, questo non era uno che volevamo perdere, diciamo, certo. di tutti, però auguri a loro, diciamo, per questo. Certo, quello che possiamo prendere di buono dopo questa partita, si è sbloccato il nostro bomber Daniele Cunzo, finalmente, che aspettavamo da tanto una sua rete, uno che ha fatto più di, non so quanti gol in carriera, sicuramente più di me. E quindi prendiamo questo di buono e prendiamo di buono la nostra cornice di pubblico, che comunque sono venute tante persone a seguirci, e facciamo un appello: sabato giocheremo contro la prima in classifica, e quindi nonostante l'orario alle 18 speriamo di trovare tanti bambini e tanti tifosi. Li salutiamo, che sono stati più di 100, molto più di 100. Sì, si parla di 42.000 persone al campo. Paganti. Sì, poi sai, le statistiche non sono mai quelle ufficiali. Luca, vogliamo parlare di questo? Oggi sei famoso. Sì, Sarai famoso pure domani, pure ieri meno sera. male, io faccio proprio queste dichiarazioni che faccio, queste percentuali. Vogliamo parlare di queste percentuali? Avevo dato, vabbè, ipoteticamente il 99% di... insomma, 99% in nostro favore, l'1% di possibilità di vittoria del derby in favore dello Sporting. Ovviamente poi le percentuali, lo sai, si possono anche capovolgere. E quelle dell'andata? Sono 70-30, quindi abbiamo deciso per piacere? Abbiamo deciso che non si parlerà più di percentuali. Che bello. Però abbiamo fatto scoprire i social anche a persone che non hanno mai utilizzato il cellulare. Sì, oggi infatti si vedeva che oggi sui social c'era molto movimento. C'è un po' di rammarico quando girano delle notizie false. Delle fake news. Sì, delle fake news, soprattutto date da persone che non vivono
l'ambiente, la Anche socialità perché noi molto Noi rarese. nonostante la sconfitta di ieri siamo ancora sempre più uniti, Sì, anche dopo sì. la partita di ieri siamo stati insieme come sempre, ricordiamo che il nostro è un progetto che ha il calcio come, insomma, come punto cardine, Cardine. ma anche quello attorno, insomma, la convivialità, No, l'estero stare insieme è un sai nostro che, punto sai che fondamentale. cosa fondamentalmente non è che turba né tantomeno dà fastidio, però quando circolano voci minatorie per minare appunto il benessere, diciamo, nostro di squadra e anche di gruppo come squadra tifosi, oggi ho letto di esosi stipendi elargiti dalla Polisportiva Terminio e vabbè, Non ci sono interessa. passato avanti, sì, si dice da che pulpito. Poi la parte più brutta, quella seriamente brutta, è stata relativa, perché era su una chat dove si scherzava, no? Sì, sì, sì. La parte più brutta è stata relativa alla politica. Cioè, giustamente dove Antonio ha risposto in una maniera eccelsa. Cioè, noi lavoriamo con bambini, con adolescenti, la squadra, lo sai, va per sé. Certo. Ma io dico, queste illazioni sono state fatte ripeto, da persone che non vivono il tessuto e il territorio culturalese, dove si può dire tranquillamente, perché non ci si nasconde dietro nessuno, Maurizio è un ottimo amico del sindaco, Giancarlo è il compare del sindaco, Vincenzo è il genero del vice sindaco, Cucuzzo Toni, mio carissimo amico, è vicino, è il cugino del sindaco e sto parlando della loro dirigenza. Quindi mi verrebbe da dire, chi la fa? Non lo so, chi la fa sta politica o dove si fa? Vabbè, noi non siamo qui per questo, Ecco. noi siamo qui per No. stare un quarto d'ora insieme ai nostri fan, ai Perfetto. nostri, quindi Perfetto, però quindi dico, non mettete zizzanie, se magari c'è qualcuno, come si dice a Volturara, con la fega da bottata, non lo so, magari è che esca fra 2 anni o se ne Vabbè, faccia una vabbè. ragione, il popolo è sovrano, ha detto la sua, quindi Va bene non si così, può dire più niente su questo. Va bene così, noi vogliamo scrivere pagine di calcio, Bravo, quindi assolutamente, no, pagine calcio, di sport e di di amicizia. sport e di amicizia, quindi va bene così. Che poi, Parlando di questo anche possiamo guardare il chat, Sì, no? certo. Però se Certo, vuoi certo, finire- vai, Sì, allora Alessandro Furno, sempre nel chat. mio compare, ciao, Sì, papà. sì. Dice Cerone non ci mette la faccia. No, Cerone veramente malato, No, c'ha la malato, cironite, è è malato. in stato avanzato, il vaccino era finito la scorsa settimana. Infatti già sapevo che qualcuno come Alessandro Furno, grande amico mio, diceva una battuta così, grande Ale. E Salvatore Accordino che... Ciao, Salvatore. Ciao a tutti. alla famiglia. Ti sono vicino, Tommaso, mi manchi. Va bene. Allora, chiudiamo la pagina derby e ci affacciamo alla prossima giornata che vedrà le prime 6 in classifica scontrarsi in un vero e proprio snodo della nostra stagione. Salvatore non c'è, Salvatore snodo significa... vabbè, è un vero e proprio, insomma, Tutti contro tutti contro tutti, Salvatore. Allora, noi andremo a sfidare in casa i nostri amici del Sant'Andrea. Lo Sporting Culturale andrà fuori casa contro il Polisportiva Ponza e il Taurasi Locosano va fuori casa con il Locchetta. Tommaso, cosa vuoi dirci rispetto alla prossima No, giornata? non dico, non vale. Non vogliamo anticipare niente, l'unica cosa Ci che... vediamo sabato sera alle 20. L'unica cosa è che noi, ovviamente, come tutte le partite, cercheremo di vincere. Certo. Questa volta, come Certo. anche le altre volte, è importantissimo riuscire a vincere. Pubblico. Anche il pubblico. Anthony, tu cosa vuoi dirci? No, voglio... Cosa ti sì. aspetti da noi? la prossima Certo, giornata? no, 3 punti. Questo, Certo, questo è 3 punti è quello che aspetto, però io penso che solo dovrete continuare a fare Quello che quello, sapete fare. non dovrete cambiare niente per continuare la cosa, la mentalità è che dovrete solo scordare l'ultima partita come mentalità, però ricordate per darvi l'altro fuoco sotto, per dire che il campionato non è vinto fino alla fine, anche se vinci 4 in fila, non è deciso fino ad aprile, specialmente con un classifica così stretto. Però anche tornando al derby, voglio anche dire, come avete detto anche, che voglio anche dire che giochiamo in seconda categoria. Allora, fuori di qualche chiacchiere, Sì. che certo che esiste, è calcio, allora certo che
da una battuta, un'altra battuta esiste, e certi sono un po' più brutti di altri che dicono, però in totale per fare un derby in un paese così dove ci sono due squadre e devo dire che tutte e due squadre, specialmente sul campo ieri, hanno fatto una partita grandissima professionista, partita, sì, diciamo, specialmente come andava la prima. Devo dire che sono orgoglioso anche di questo, che le squadre potevano giocare come squadre, fare una partita e certo che sui social girano certe cose così, però intera io penso che era un successo per il calcio Volturara, per avere e continuare questa cosa com'è. È un po' di competition. Yes, competition. È buono per il spirito. Noi sempre vogliamo essere un po' meglio, loro sempre un po' meglio perché Certo, ci per siamo. dire sempre al meglio. Allora, devo anche dire, non è un auguri, però è una cosa che ho visto questa Sì. volta, che potevamo fare questa e c'è una grande spirito per il pallone nel paese di Volturara. Questo è Poteva bello. finire anche con un risultato diverso, però. No, esatto, se devo trovare un Sì. silver lining, si chiama una cosa d'argento, è così, che c'è ancora questo che è andato bene, diciamo, la diretta era bello, avevamo gente da Volturara allo stadio pieno e ancora avevamo più visualizzazioni nel live stream da tutti i tifosi che seguono il nostro progetto che Certo. facciamo e questa è la crescita. E vedevo nel group chat di Football Club Group anche che ogni socio che sopporta Volturara, diciamo, è il nostro Terminio progetto, diciamo, Volturare il paese. E questo loro hanno detto parole che anche mi ha fatto orgoglioso di questo progetto, perché tutti i soci hanno detto siamo sempre allo fianco dei giocatori e della squadra Terminio anche quando perdiamo. Uno ha detto veramente era troppo bella che vincevamo proprio ogni partita, allora era bella vedere che questi erano soci che sono venuti per una ragione buona, per la comunità e non solo, diciamo, per trofei o Certo. cose così. E anche questo è una cosa che potevo vedere anche perdendo la partita, che era una cosa bella. È calcio, Anthony. E Si vedendo vince. tutti voi Si a vince. McMahon dopo, si ancora vince con e lo si perde, spirito sì, sì. insieme, questa era bellissima. Ragazzi, volevamo parlare poco di derby, più delle prossime partite, però il derby ormai è diventato un argomento importante, come i Milan-Inter, i Roma-Lazio, Roma-Lazio. il Barcellona Real Real Madrid. Possiamo creare un meme dove facciamo tipo quello che fa Barcellona Real Madrid e poi Sporting, come sportivo, possiamo creare questo meme invece di fare allora vogliamo parlare di qualche percentuale oppure ci teniamo bassi? No, io non le Basso faccio, io profilo. a prescindere non le faccio, Voglio sei solo tu che le vogliamo fai. creare un altro meme così vediamo se ci seguono Ma sulla davvero. vittoria del campionato? Sulla vittoria del campionato vogliamo dare le percentuali, No. vogliamo dare i numeri? No, lui. Non li diamo allora i numeri stasera, ragazzi. Minutaggio più o meno? Ma 1000 gente stanno guardando 13. adesso. Quante vedi? persone? 1000 gente. 1000. Wow. Wow. 1.000.000 di persone, ragazzi. E noi purtroppo però vi dobbiamo lasciare. Io devo andare a prendere mio fratello che torna dopo un mese a Volturara, così può anche fare lui qualcosina a casa, non lo so, qualche volta una spesa, una cosa, quello che vuoi tu, Simo. Ci vediamo tra poco ad Avellino e niente, Tommaso, vuoi dire qualcos'altro? L'ultima parola, le ultime impressioni, qualcosa della prossima partita perché non hai detto niente? Sabato sarà sicuramente difficile, però sono fiducioso, anche perché, ripetiamo, non è Comunque sottolineiamo la bella prestazione che abbiamo fatto. il nonostante risultato è stato, la classifica ti condanna perché ha dato i 3 punti a loro, ma noi abbiamo giocato molto bene, quindi sono fiducioso in vista di sabato. Anthony, un saluto a te, un saluto agli americani. Sì, saluto a tutti. No, io penso che la settimana prossima sarà bello. Anche un'altra cosa che qualcuno viene, il socio che ha vinto il premio di venire a guardare Culturale viene il weekend del 14-15 marzo. Giochiamo a casa, non lo so chi giocherà. No, 14-15 marzo. Marzo non ricordo.
Marzo lo dico, dobbiamo controllare. Però Lo aspettiamo. allora, Da dove- culturale, da dove ospitale, verrà? io non ci sono a marzo, Da perché dove Lo voi ospiteremo dovete- noi, lo ospiterà sicuramente il nostro presidente. Da dove Eugene. verrà? Lui viene da Brooklyn, New York. Ok. Sì, esatto. Con la moglie viene. Ok. Scott, hi Scott. Come Scott McTominay. Come Scott McTominay. Nice, nice. Ciao Scott! Allora ragazzi, grazie di nuovo per essere stati qui in diretta con noi, grazie per essere venuti al derby, vi aspettiamo. Ciao ai tifosi! Ciao tifosi, e vi aspettiamo sabato alle 18 a Montella con il Sant'Andrea e vi aspettiamo successivamente per tutte le nostre sfide. Ciao Tommaso, ciao Anthony e ciao a tutti Ciao a a casa. tutti, buonanotte. Ciao.